Tama Imperial Star in pioppo, cassa forata 18x14, tom 12x8 e timpano 14x13. L'Imperial Star è una batteria entry level che esisteva già da molti anni fa, anche negli anni 90. Attualmente ho visto sul sito della Tama è stato un po' rinnovato il parco macchine, possiamo dire il parco batterie. Partendo dalla più prestigiosa, hanno inserito un nuovo modello, la Star. Dovrebbe essere una Star Classic pompata, poi magari mi informo meglio. Quindi abbiamo Star, Star Classic, la SLP, Superstar e infine l'Imperial Star. Batteria in pioppo, 6 strati da 8 mm. È un wrap nero ma con delle righe, quasi come una trama di un tessuto grigio. È molto particolare, non ho mai visto questo rivestimento. Blocchetti separati, quindi senza il tube lugs, a sfinire a goccia. Mi ricorda molto le meccaniche della Yamaha 5000. Parliamo di batterie anni 90 e anche prima. Cerchi in tripla flangia, non tanto spessi, dovrebbe essere un 2 mm o anche 1.8. La sensazione è di un cerchio molto leggero che con l'andare del tempo secondo me tenderà anche a deformarsi. Sistema di sospensione è una semplice gamba del timpano, possiamo dire. Si aggancia un reggitom sferico, il 1000 righe dove si inserisce all'interno la memoria sia sopra che sotto e poi un tappo qui dove una volta rimosso possiamo inserire o uno splash o anche un ride. L'impressione che ho sentendolo in mano è di un reggitom un po' più leggero rispetto a quelli di Tama Star Classic. Passiamo un po' alle gambe del timpano, però abbiamo anche un'opzione su questo setup, su questo livello. È una cosa che non ho mai visto, diciamo, avere anche le gambe del timpano con il punteruolo su una entry level. Di solito ci mettono il gommino normale. La gamba della gran cassa, cioè, è praticamente uguale a quella di Tama Star Classic, ma rimpicciolita, nel senso una gamba più piccola, più snella. La cassa abbiamo 6 tiranti, 8 tiranti sarebbe stato meglio, però parliamo di una batteria entry level. I cerchi non sono in legno ma di un materiale credo classico resina. Non abbiamo delle graffe che agganciano il cerchio, ma il cerchio è come un tripla flangia però in versione cassa 18 con 6 tiranti. Non so la resistenza di questo materiale del cerchio della gran cassa quanto potrebbe durare nel tempo. Magari se qualcuno di voi ha avuto già esperienze su questi cerchi me lo può mettere qui sotto nei commenti. Con la G1 ho accoppiato la pelle di serie che dà Tama su questa batteria, quindi una pelle monostrato con la sordina sempre di plastica all'interno. Devo dire che il suono non è tanto bello, tanto corposo, dà un po' l'idea di cassa troppo cartonata, ecco. Il 12 è un po' corto come suono, soprattutto con le doppio strato, che sconsiglio su questo set perché la zittiamo parecchio, diciamo. Anche il timpano 14x13 con la G2 risulta essere troppo chiuso e ovattato. La gran cassa invece con la EMAD Clear spinge, che è una bellezza. Con le dovute pelli questo set ci dà delle buone soddisfazioni e possiamo usarlo benissimo in live, non sdegna altre
batterie, secondo me. Solita premessa: se vuoi attivare la campanellina, iscriverti al canale per non perderti i prossimi video recensivi. Mi trovi anche su Instagram e su Facebook a nome di Scegliere la Batteria. Ci vediamo al prossimo video, ciao!